La casa è nella casa, nella casa è nella casa. La casa nella casa. Dovremmo trovare un luogo per tirare il fiato e curare un po' di ferite. Che dite? Sì. Oh, Io vorrei chiedere al master, è questo il piano dal quale proviene la musica dal pianoforte che sentivamo? Assolutamente sì, e infatti sentite ancora più forte la musica che sentivate dal piano di sotto. Riesci a distinguere il suono di due strumenti, in particolar modo, che vengono dalla stanza proprio qui. Io proverei a vedere cosa c'è in questa stanza, magari sperando non sia un secondo ingresso. Poggio l'orecchio sulla porta e vorrei provare a sentire qualche rumore. Percezione. Non senti assolutamente niente, solo uno Perfetto. scricchiolio, che è normalissimo per te, lo scricchiolio della casa, delle vecchie assi della casa. Amon. Ramon, dicevo, è naturalmente attirato dalla musica e quindi si dirige verso la porta, non la apre, ma anche lui fa per orecchiare. Ragazzi. Mamma mia, Partiamo. cosa sta succedendo? Partita. Si è rotto Foundry, io te lo dico. A parte sentire la musica, non senti null'altro. Ok, io vorrei comunque provare ad aprire questa porta. Un po' di Posso fianco. provare a fare percezione prima che tu l'apra? Sento un leggero scagazzo da parte di tutti. Ma perché? Ma perché mai? Scusami. Hai fatto 11. 11. Non senti assolutamente nulla. Apri. Vabbè, posso? Mi sposto. Vedete una camera da letto non decorata. Contiene una coppia di letti con materassi di paglia. Ai piedi di ogni letto c'è un bauletto vuoto. Ci sono appese su dei ganci gli abiti della servitù. Inoltre, Chi vuole indossarli? per Nessuno. concludere, esattamente dove si è spostato Feredir in questo momento, su questo lato qui, C'è il coso. c'è il Montavivande. montavivande. Top. Da tenere sotto controllo, secondo me. Va bene, siamo entrati tutti. Io farei la seguente, ovvero slam, chiudere la porta. Vorrei frugare nel baule dove sono. Ok, Sì, per frughi vedere se nel c'è. baule e non c'è assolutamente nulla di interessante, soltanto altre divise di servitù. Io vorrei frugare in quelle appese, se c'hanno tasche o cose così. Frughi in quelle appese e opla là, viene fuori una pergamena. La srotoli e c'è il ritratto di una donna che abbraccia un neonato. Dal ritratto non sembra essere Elizabeth Darst. Probabilmente Clara, la badante. Interessante, mostro... Ma riconosco il bambino come... Sì. Riconosco Walter. Ok. Ok. Apro la porta di questo coso. Apro qua, attivo luci danzanti. Ne attivo una sola luce. E la faccio entrare dentro sto cavedio, diciamo, per illuminare il cavedio e vedere meglio là dentro. La luce danzante si sposta all'interno. Vedi che praticamente è un passaggio per il montavivande, quindi c'è una cordicella che sale su fino al piano di sopra. Ok.
E poi scende giù di un piano, sì. Ok, Sopra uno. un piano. Un piano sopra e un piano sotto. Si sentono dei rumori da sopra o da sotto? No. Però senti arrivare una folata di vento. Gelido. Vento gelido. Da sopra o da sotto? Da sopra. Ma chi è che ha la lettera raccolta dalla cucina? Io la mostro di nuovo cosa c'è scritto, se posso. Ok. Minestra di carne bollita per padron Gustav, secondo piano. Pappetta per Walter, terzo piano. Frutta e verdura per Tori e Rose, soffitta. Pane e patate per la servitù, secondo piano. Post scriptum, la servitù ha terminato il suo turno per oggi, usate pure il montavivande. Provo a tirare la corda del montavivande per farlo arrivare al nostro piano e vedere se all'interno del montavivande c'è effettivamente una di queste cose di cui parlano nella lista. Sale su un piano di legno. Non c'è nulla sul piano del montavivande. Non c'è niente. Amon, non puoi fare niente per tutti noi, giusto? Chiedo io, per farci Se- riprendere più Se è velocemente. passata un'ora posso fare la canzone del riposo. Vi Stiamo un'ora fermi. riposate e passa un'ora. Va bene, signori, c'è da scegliere se andare verso la sala da dove proviene il suono o quella di fronte dove ci sembrava di aver percepito roba infausta. Amon continua a essere attirato dalla musica, io ve lo dico. Va Andiamo. bene, suona, provo ad Devi- aprire questa porta, quindi. Ok, siete Ok, davanti alla sala. La musica è sempre più forte davanti alla porta. E mi fai un tiro di percezione? Io? Sì, o tu o Krastos. Vabbè, fatelo voi. All'interno senti il suono ben distinto di due strumenti, un clavicembalo e Un'arpa. un'arpa. E nient'altro. Ragazzi, io apro. Signori compatti, io invoco il potere del vigore immondo, mentre che Io mi metto non siamo con, ancora in combattimento. mi metto con la balestra in posizione eventualmente di attacco. Cazzo! Non appena apri la porta, la musica si interrompe. Non appena la musica si interrompe, quelli che erano degli spettri, numerosissimi spettri, all'interno di una sala musicale, appunto, una sala di musica, scompaiono. Tende sottili coprono le finestre di questa sala elegantemente arredata, al cui centro pende un lampadario di ottone. Ci sono poltrone imbottite allineate contro la parete, decorazioni in vetro colorato che raffigurano bellissimi uomini, donne e bambini che cantano e che suonano strumenti. C'è un clavicembalo con panca e vicino al camino invece si trova una grande arpa in piedi. La mensola del camino è decorata con statuette di alabastro raffiguranti ballerini ben vestiti. A voi. Investigazione. Vi direi una cosa, che nessuno si metta a suonare, per favore. Ma mi sono già messo in posizione. Non mi interessa, alzati subito da là, ti prego. Ti Veramente prego, quello che- Daniele. No, sono troppo curioso di sapere se suonando la stessa musica riappaiono i fantasmi. Lucinda, non noti nulla di particolarmente insolito in una sala come questa. L'unica cosa che ti fa strabuzzare un po' la vista è il fatto che le statuette di alabastro sul camino sono scheletri. Scheletrini ben vestiti. Se tipo le tocco e le sposto succede qualcosa? No. E invece gli strumenti musicali sono pieni di polvere, cioè è come se fossero là da anni, oppure è una stanza... Sì, c'è pulita? molta polvere in questa stanza, sebbene sia ben arredata, si vede che è inutilizzata da tanto tempo. Io vedo Amon che si è seduto sul piano, cioè sì, al seggiolino del pianoforte e dico, beh, potresti suonare con una mano il pianoforte e con mano magica l'arpa. Se proprio vuoi riprodurre la stessa melodia che abbiamo sentito poco fa. Voi mettetevi in posizione davanti, quando siete in posizione davanti alla porta così eventualmente potete scappare, io attivo mano magica e la mando verso l'arpa.
poi utilizzo performance per provare a replicare la musica che sentivamo dal clavicembalo e dall'arpa con mano magica. Metti la mano buona sui tasti del clavicembalo e inizi a scottarti. Mi tiri un D4. La mano magica suona le corde dell'arpa e improvvisamente svanisce. Hai il tempo di suonare una nota. Che ha fatto 2. Ti togli 2 punti ferita, per favore. A posto. Vabbè, basta. Vorrei fare una prova di percezione sulla coda del pianoforte a coda. Apri l'interno della cassa e sembra tutto assolutamente normale. Forse non c'è niente in sta stanza. Posso io? Certo. Vorrei fare invece una prova di percezione sull'arpa. Ok. Beh, quello che vedi è questo, cioè un'arpa molto grande, molto ben fatta, di fattura pregiata. Quello che noti col tuo tiro è che le corde dell'arpa sono affilatissime, sono delle corde veramente molto tese e è facile rischiarsi di farsi male. Infatti non la tocco. Io andrei nell'altra stanza. Esatto, andiamo. Magari Non ci c'è torniamo dopo. Quadri, cose, non ce n'è appesa da qualche C'erano queste parte. statuine. Ma queste statuette sappiamo quante erano? Hanno un numero particolare? 2. 2. Ok. 2. Le potremmo Sono 2 scheletri ben vestiti, Sì. Come le Danza. ma non tengono qualcosa in mano, hanno... Sembra che stiano danzando. O troviamo una posizione a questi o ce ne andiamo. Io direi di passarci dopo. Io non so se metterle tipo una verso l'altra, o che si Ma ho guardano. provato- Scusa, guarda che gliel'ho detto che spostavo le statuine, provavo a vedere se non succedeva succedeva qualcosa e mi ha detto non succede niente. Vabbè, Boh. andiamo. Vabbè, può non esserci niente in Oh, una stanza. In caso torniamo Certo. dopo. No, ma bisogna capire che cosa c'è da svelare. Io vorrei vedere se uscendo e chiudendo la porta riprende la melodia. Giusto. Appena uscite, Inizi. la musica riparte e dalla porta riuscite a vedere le sagome degli spettri all'interno della stanza. Riusciamo a riconoscere gli spettri o sono degli spettri generici? Sono degli spettri generici. Sono spettri che ricordano, hanno le fattezze di uomini e donne che stanno ballando, stanno danzando con questi abiti molto eleganti. Si riconosce un viso, una faccia? Assolutamente Sono tipo- no, sono completamente sconosciuti ai vostri occhi. Sono Ma se- in 16 e riempiono la stanza e stanno danzando. In 16. In 16. Può essere che sono dei morti ammazzati da questa famiglia? O possibilmente questa è la casa del Conte Strada di quando era piccolo ed è rimasta maledetta da sempre. Posso provare a Chiama suonare la tutti, stessa melodia, però con uno dei miei strumenti? Cioè con il flauto di Pan sulla quale ho il focus. Puoi provare, perché no? Entro. Come entri? Come La faccio a musica succedere? si dissipa e gli Si spettri dissipa. svaniscono. Perfetto, a questo punto io prendo il flauto di Pan che ho attaccato al collo tipo Io lo collanina, scorto, e con un tiro di performance provo a rifare lo stesso tipo di musica, 25 nuovamente. Caccia miseria. Inizia a suonare questa musica classica e risulta un po' inquietante suonata da te. Contento. Ma gli spettri appaiono e iniziano a danzare all'interno della sala e danzano e danzano e danzano e danzano. Passa un bel po' di tempo. Fate qualcosa all'interno di questo periodo di Ragazzi, tempo. provate ad osservarli mentre sono intenti a ballare, vedete se riuscite a percepire qualcosa di più interessante. Io non posso fare niente perché sennò devo smettere di suonare. Ci no, provo. percepiamo.
notate che tutti indossano lo stesso ciondolo, la stessa collana. Rappresenta un mulino a vento. Quindi molto simile a uno dei quadri che c'era al piano terra. Il simbolo Può della essere famiglia. che tutta la famiglia. Amon continua a suonare preso dalla melodia e a un certo punto è come se fosse stregato dalla stessa melodia. Non riesce quasi più a fermarsi e lui se ne rende conto. Per un attimo lo vedete sgranare gli occhi, vorrebbe fermarsi ma non riesce. E all'improvviso vedete il movimento degli spettri andare all'unisono e girare intorno alla sala finché escono dalla sala e vanno giù. Spariscono verso il pavimento, verso il piano di sotto. Seguite gli spettri, scendete al piano di sotto e non c'è nessuno. Passa un po' di tempo, li cercate ma non li trovate, quindi risalite al piano di sopra e vi ritrovate nel corridoio della sala principale. Vabbè. Qualcosa sarà successo. Va bene, andiamo nella stanza del babbo. Io Signori. vorrei tornare di corsa nella stanza e prendere le 2 statuette. Ok, Master, provo Vai. ad aprire questa porta. Uno studio. entri all'interno di quella che sembra essere uno studio, più che uno studio è una vera e propria biblioteca. Tende di velluto rosso coprono le finestre di questa stanza. Una raffinata scrivania di mogano e una sedia abbinata con uno schienale alto sono rivolte verso l'ingresso e verso il camino sopra il quale è appeso un quadro incorniciato di un mulino a vento, arroccato in cima ad una rupe rocciosa. Librerie alte fino al soffitto, sulla parete sud, insieme ad una scala di legno scorrevole che ti permette di raggiungere più facilmente i ripiani più alti delle librerie. Investigazione principalmente sulle librerie. La libreria è chiaramente piena di tomi, ci sono centinaia di volumi che trattano una vasta gamma di argomenti, tra cui storia, guerra, alchimia. Alcuni ripiani contengono alcune prime edizioni antologiche di poesie e di narrativa. E Altro? continui a restare ferma lì a cercare qualcosa di interessante. Qualcun altro? Vorrei rivolgere la mia attenzione sulla scrivania. Percezione. Anche io vorrei. Percezione anche Feredir. Pommo che la Bella. dico- Feredir, apri i cassetti di questa scrivania e all'interno vi trovi un vecchio diario impolverato e consunto, molto grosso. Si legge il nome. Posso All'esterno sfogliarlo? no, lo apri e non c'è un nome all'interno, però riporta parecchie date, parecchie scritte. Voglio andare all'ultima pagina scritta. Feredir, cosa hai trovato? Aspetta. Minchia, daglielo il tempo di leggere. Che cazzo? Ma Intanto, ci sono i mesi. intanto ci sono... passiamo ad Amon. Allora, io sono qua dietro, Merda. in questo spazio, in questo antro, diciamo, di questa stanza, e vorrei fare un tiro di percezione per percepire quello che c'è. Potrebbe attirare la mia attenzione. Ok. Che senso? Ottimo Senti. tiro, vedi che la parete è liscia in mogano, però ti attira l'attenzione in particolare l'ultima parte di questa parete, esatto, l'ultimo punto. Sembra ci sia una piccola fessura lungo tutta la parete. Chiamo subito la ladra. Prima richiamo passo Sì, un certo. attimo ad Atros. Atros, Io voglio aiutare Lucinda nella ricerca dei libri. Vorrei porre particolare attenzione sui libri di storia, se c'è qualcosa che parla di Barovia in particolare. più che riguardante Barovia,
sembra che riguardi un intero continente, perché il titolo è La storia di Ravenloft. Capisci che sì, siete in una valle che si chiama Valle di Barovia, ma il mondo che vi circonda è molto più grande ed è definito Ravenloft. E all'interno del libro ci sono tanti racconti appunto riguardanti Ravenloft e le varie terre confinanti la Valle di Barovia. C'era Amon che voleva parlare con Lucinda, prego. Sì, volevo richiamare l'attenzione di Lucinda chiedendole, visto che lei è più del mestiere, se riusciva a capire che cosa fosse questa fessura che avevo trovato ed eventualmente se riusciva a capire come poterla aprire e scassinare senza fare danno. Ok. Quindi Master. ti chiamo qua e ti faccio vedere la cosa. Yes, ho finito con la libreria. Sei salita sulla scala di legno per cercare questi libri, è interessata a ciò che ti dice Amon, vai giù, ti appoggi sulla libreria e tac, scatta uno dei libri. Uno dei libri e davanti al viso di Amon si apre una porta. Tac. Entro subito, Cosa abbiamo trovato? ovviamente percezione immediata. Allora, io ho fatto 12 di percezione. 18 di investigazione. Allora, intanto vi racconto la stanza. È una stanza, Esatto. chiaramente una stanza segreta. Contiene libri, scusate, contiene una libreria piena di volumi, non riesco a leggere bene perché c'ho poca luce, in cui si descrivono rituali di evocazioni degli immondi e rituali necromantici appartenenti a un culto chiamato i sacerdoti di Osibus. Mi fai invece un tiro, uno di voi due mi fa un tiro di arcana. Amon, mentre Lucinda legge interessata, a te cade l'occhio su qualcosa in fondo alla sala. Su questo baule, sì. Si tratta di un pesante forziere di legno appoggiato alla parete. Il coperchio è semichiuso, quindi aperto. Ok, sì. C'è bisogno che faccia perno con qualcosa faccia leva con qualcosa per aprirlo, posso aprirlo manualmente? Puoi aprirlo manualmente. Allora lo apro manualmente. E Viene fuori uno scheletro, come se fosse come se fosse incastrato lì dentro. Non ti sta attaccando, è semplicemente lo scheletro di un morto, è lì da tantissimo tempo. Alcune parti di questo scheletro cadono non appena escono dal forziere, in particolare la mano sinistra. No! Quello che noti è che lo scheletro indossa un'armatura di cuoio. Con un'attenta ispezione un po' più accurata, vedi che lo scheletro ha in mano una pergamena. Il coperchio del forziere invece era pieno di dardi che non funzionano più. Era una trappola un tempo, forse. Che culo. Lucinda continua a leggere e a sfogliare il tomo prima di rendersi conto che è tutto falso, sono soltanto incantesimi fasulli, ma non sono incantesimi fasulli in realtà. Il tuo tiro di indagare è stato molto alto. Si tratta di una ricerca verso l'incantesimo perfetto. Probabilmente, tramite le tue conoscenze, si tratta di un incantesimo di resurrezione o un incantesimo di immortalità. Vabbè, direi che io esco, quindi esco e vedi il pappagallo volare con un battito d'ali un po' goffo, vola e si appoggia sul forziere e dice: tranquillo Coco, tornerò presto. Muove un po' il becco e fa: tranquillo Coco, tornerò presto. Tranquillo Coco, tornerò presto. È lui, proprietà di Dran. Scusa, chi è Quindi lui è Dran ed è il proprietario di capofamiglia del pappagallo ed era il capofamiglia, presumo. Dran no, Darst. non era il capofamiglia, Master.
è venuto il dubbio. Potrebbe anche essere un semplice altro esploratore che ha lasciato il proprio pappagallo nella stanza sotto, in Ma realtà. io non mi ricordo di questo Dran, di aver sentito Dran Quando già. ho preso il pappagallo aveva una No, medaglietta al con di là, tutte proprietà di al di là della medaglietta, il nome Dran è legato alla famiglia Dust, non me lo ricordo io, capito? Quindi non... No. È un altro che ci ha provato prima di noi, semplicemente. Posso fare percezione all'interno del baule se c'è qualche altra informazione che potrebbe ricollegare questo Dran a qualcuno. Ok. Io mi affaccio sul lato della libreria e gli faccio: non metteteci troppo lì dietro. Ha un doppio fondo. Sì, Lo apre. Ouch. All'interno ci sono tre libri vuoti rilegati in pelle nera. Ciascuno ha il valore di 25 monete d'oro. Ci sono poi 3 pergamene magiche: benedizione, protezione dai veleni e arma spirituale. Poi ci sono l'atto di proprietà della casa, l'atto di proprietà di un mulino a vento e poi c'è un testamento siglato. Il testamento è firmato da Gustav e da Elisabeth Darst, che lasciano in eredità la casa, il mulino a vento e tutte le altre proprietà di famiglia a Rosvalda e a Thorimbolt Darst. Nel caso della morte dei genitori. No, non c'è una data. Il mulino a vento è segnato con dei riferimenti geografici. Uno di questi riferimenti sono le montagne a est di Vallaki, a descrivere il fatto che il mulino sia quello a est di Vallaki. Faradir, potresti leggere il diario, per favore? Allora, parte dall'anno 346, ora c'è il giorno, vabbè, i mesi sono tutti strani. Giorno 27 del mese di Decavr, anno 346. Oggi ci siamo riuniti tutti. Re Barov è morto. Ci siamo riuniti per festeggiare l'incoronazione del suo primogenito, il nostro Messia. Giorno 5 del mese di April, anno 347. Gli scavi nel del sotterraneo sono terminati. Finalmente avremo un degno luogo, protetti da sguardi indiscreti, dove poter compiere i nostri rituali. Gli operai di Vallaki hanno accettato di unirsi al banchetto prima di tornare a casa loro con il denaro. Non ne faranno mai ritorno, il vino è avvelenato. Diverranno il materiale prezioso con cui continuare i nostri esperimenti. Settimo giorno del mese di Octiavr, anno 347. La valle è stata conquistata dal Messia e rinominata Barovia. Troveremo la soluzione alla vita eterna e quando accadrà useremo tali conoscenze per entrare nelle sue grazie non come servitori, ma come pari. 12° giorno del mese di August, anno 348. Questa settimana è andata male. Le componenti immerse in formaldeide si sono rovinate. Qualcosa non va nella formula. Di Neyavr, anno 348. Abbiamo acquistato un libro di alchimia da un prete, una squisita persona. Abbiamo acquistato un libro di alchimia da un prete, una squisita persona. Il suo nome è Utelio Sabatier. Il libro contiene la formula corretta per la formaldeide. Giorno 11 del mese di Invar, anno 349. Gli esperimenti di conservazione vanno molto bene. Ora abbiamo diversi campioni conservati. Siamo pronti per la prima prova. Inizieremo con la reincarnazione del mio antenato, Tural Darst. Poi il Messia ha saputo della nostra esistenza. Dovrei essere al settimo cielo, ma non sono mai stato tanto male. Lui non crede alla nostra fede e alla nostra setta. Oggi è arrivata una lettera terribile in cui ci definisce indegni, non posso accettarlo. Dobbiamo produrre dei risultati a tutti i costi. Poi dice: sto forse impazzendo, ho avuto un figlio da Clara, è nato senza piangere, bla bla bla. Mi sono accorto però che non è un bimbo normale. Nelle poche ore in cui Walter è sveglio risponde con piccoli cenni. Mia moglie Elizabeth lo considera un mostro. Poi, tipo un paio di giorni dopo, dice: non so di chi sia la reincarnazione di questo bimbo,
ma sembra conoscere l'alchimia. Non è di sicuro Duraldarst? Ha risposto no. Follia. La follia si è impadronita di mia moglie Elisabeth, ha ucciso Walter e bruciato il libro comprato da Autelio Sabatier. Tutto è perduto. Tutto è perduto. Clara è morta, l'ho fatta seppellire al cimitero assieme alle sue cose, quindi qualche giorno dopo che Walter è stato ucciso, Clara è morta. Giorno 2 del mese di April, anno 350. Qualcosa è andato storto. Dalle radici è nato un bitorzolo infestante. Le sue radici si sono conficcate nei muri. Mi è sembrato parlasse e dicesse Tural. La cosa è un pericolo costante, non possiamo più accedere all'altare. Rischia di divenire un pericolo mortale per noi e lo diverrà in seguito per i miei figli. Dobbiamo assoldare degli avventurieri per ucciderla. Giorno 9 di Invar, anno 351. E l'ultima è: ho chiuso i miei figli nella loro stanza, sono pronto per incarnare Walter. Ho scritto loro una lettera. Se l'aborto di Tural me lo consentirà, riavremo Walter. Se non me lo consentirà, spero che i miei figli fuggano da questa casa infestata e lorda di sangue. Oggi è un gran giorno, non lo faccio più per Strahd, che vada al diavolo, né per diventare un alchimista del quinto circolo, lo faccio per me stesso. Posso, ragazzi? Vai, poi. Ok. Finalmente ho capito che siamo in una casa che ha 500 anni, visto che da quello che ci avevano detto siamo nel 700 e qualcosa, e qua scrivono del 300. E attraverso i libri che abbiamo trovato nella nicchia nascosta e grazie a questo diario sicuramente possiamo capire che il papà di questa casa, il padrone di questa casa, era uscito di cervello e voleva sicuramente fare della magia occulta, probabilmente attraverso dei sacrifici di poveri ingenui che non sapevano di venire qua per essere sacrificati. E presumo, ma non voglio peccare di presunzione, che Barov potesse essere il padre di Strahd e che il Messia nato appunto stesse parlando di Strahd, solo che a un certo punto Strahd non concorda con quello che lui sta facendo, almeno mi pare di aver letto così, li definisce immondi, li definisce immondi, esatto, e quindi lui rinnega Strahd perché invece lui vuole cercare di salvare suo figlio e quindi va contro il suo stesso Messia. Ma allo stesso tempo alla fine sembra anche assetato di potere, perché ad un certo punto dice che lo fa né per suo figlio, a un certo punto, e manco per Strahd, lo fa per se stesso e per diventare tipo un alchimista potentissimo. Ma perché può essere che è arrivato a un certo punto di tutti questi sacrifici con un livello di alchimia, che cazzo ne so, del quinto, magari si è lasciato un po'... No, in ogni caso non li definisce immondi, li definisce indegni della vita eterna. Vabbè. Posso aggiungere solo una cosa: comunque in tutta sta casa fino ad adesso non abbiamo trovato un altare sacrificale, quindi ci sta che potrebbe esserci. Ci fate caso che non parlano mai di nebbia? E non parlano mai di nebbia. Ma sì. l'altare sacrificale non l'abbiamo trovato perché gli scavi nel sotterraneo sono terminati. Finalmente avremmo un luogo degno, protetti dagli sguardi indiscreti, e quindi ancora non abbiamo trovato dove, o meglio, non so se quel posto dove mi sono ritrovato io dove ho perso la mano possa essere collegato al sotterraneo. Amon, leggi la lettera che hai trovato impugnata nella mano buona dello scheletro, e la lettera presenta questa scritta: al mio servitore più patetico, io non sono un messia mandato dai poteri oscuri di questa terra. Non sono venuto a condurvi sulla via dell'immortalità. Per quante anime abbiate dissanguato sul vostro altare nascosto, per quanti visitatori abbiate torturato nelle vostre segrete, sappiate che non siete voi quelli che mi hanno portato in questa bellissima terra. Non siete altro che vermi che si contorcono nella mia terra. Dici di essere maledetto, il tuo patrimonio dilapidato. Hai abbandonato l'amore per la follia.
trovato consolazione nel calore di un'altra donna e generato un figlio nato morto. Maledetto dall'oscurità? Di questo io non ho dubbi. Salvarti dalla tua miseria? Non penso proprio. Ti preferisco di gran lunga così come sei. Il tuo terribile signore e padrone, Strad von Zarovich. Non gliene fotte una sega e l'altare non credo che sia dove sei apparso tu, io credo che tu sei apparso nelle segrete di Strad e invece sotto sta casa c'è qualcosa. Ma non solo sotto Secondo me l'altare è nel mulino. Ma il mulino è a Vallaki? No. Ma scusa, se Sapevo che questa... questa famiglia forse viene da là. Scusate ragazzi, c'erano gli operai di Vallaki. Non è Da quello, Vallaki non vengono è- di non sicuro è gli qua. operai, esatto. È qua il sotterraneo. Comunque Io dobbiamo, salirei dobbiamo di sopra. salire dalle ragazze, dobbiamo trovare la lettera che ha lasciato prima di provare a reincarnare Walter. Salite sulla scala di marmo rosso fino a questa balconata. C'è un'armatura nera avvolta da ragnatele appoggiata sulla parete. Ci sono anche qui lampade ad olio montate sulle pareti rivestite in legno di quercia, intagliate con immagini di alberi, foglie che cadono in minuscole creature. E basta. 16 di percezione. Una folata di vento ti raggiunge da questa zona Pizzica. qui. Da questa zona qui ti raggiunge e ti fa rabbrividire. Vento gelido. Non Però- c'è nulla all'interno della stanza, però la folata di vento vedi che ti raggiunge dalla zona in cui è davanti Krastos, dalla fessura sotto la porta. Quindi ti avvicini istintivamente verso questa zona qui, ed è qui che con la tua prova di 16 in percezione ti rendi conto che su questa parete qua c'è una porta segreta. La porta si apre e rivela Una scala segreta. una scala segreta, sì, avvolta da ragnatele che conduce in soffitta. Ah, Aspetta, possiamo Cosa prima fare c'era un nella giro di soffitta? questo... Nella Le soffitta ragazzine. c'erano le bimbe. Le due sorelle. Andiamo, apriamo la porta. Quindi siamo entrati. Vi trovate all'interno di una camera da letto. La camera da letto presenta un ritratto della bambinaia, Quindi questa è la stanza di Clara. a riprova del fatto che si tratta della camera che apparteneva appunto alla bambinaia della famiglia. nello stesso piano di Walter. Sentite No, vorrei- un'aria gelida all'interno di questa stanza, fredda come la morte. Compare un fantasma. Posso provare a parlarle? Se tipo la chiamo per nome e le dico sei Clara, vero? Lei fa qualcosa? Clara volta il capo verso di te, ti guarda e fa un cenno di assenso col capo. Le chiedo cosa le è successo e cosa è successo a Walter. Voglio sentirlo da lei. Non parla, non emette un fiato, con aria triste volge lo sguardo verso il pavimento. È come a risponderti. Porta una mano sul petto, si scopre una porzione dell'abito e vedi una ferita molto profonda, probabilmente inferta da una lama. E poi fa così e vedi il taglio netto profondo sul collo. Le dico, è stata Elisabeth a farti questo, vero? E lei inizia a piangere. In maniera molto sommessa, non si sente la sua voce. Raga, aiuto. Comunque-
Nel diario Vabbè, non tanto era ormai abbiamo avuto a scritto, che fare. Nel diario non è tante scritto robe. che è stata la moglie, appunto. Nel diario c'è scritto Clara è morta, l'ho fatta seppellire al cimitero assieme alle sue cose. Lo stiamo supponendo noi, ok, ma non è detto che stia... Cioè, Ah, ok. è un- Beh, però sembra che abbia confermato. Sembra che abbia detto di sì. Ti dà l'impressione di aver confermato. Mi avvicino e le porgo il disegno che ho trovato nella cappa che presumo appartenesse a lei. E le chiedo se è Walter il motivo di questa maledizione sulla casa. Le porgi la pergamena? Sì, sì. La pergamena cade a terra. Lei non prova neanche a prenderla. La osserva. Ok. Ascolta la tua domanda e in risposta alla tua domanda su Walter, prima ti guarda e poi solleva un indice molto lentamente a indicare una stanza di fronte. Quella. Apriamo. È lì il Vado mostro io. allora. Vai, Krastos. Oh. La stanza La culla. si apre in una piccola camera da letto, all'interno del quale c'è una culla. Praticamente vedete questa culla coperta da un telo nero, da cui si intravede l'interno della culla stessa. C'è un piccolo fagotto, Un piccolo fagotto. sì, avvolto da delle coperte, insomma. Muovo, do un calcetto alla culla. Dai un calcetto alla culla e senti iniziare a piangere. Porca miseria. Lo posso prendere questo fagotto in mano? Se vuoi. Ma perché? Perché no? Perché dobbiamo lasciare per ispezionarlo. Crassus, ti rendi conto che è molto leggero. Non sei avvezzo a tenere dei neonati fra le braccia, ma di sicuro non li penseresti così leggeri. E quando cerchi di scoprire il volto del bambino, vedi che all'interno del fagotto non c'è nulla. Lo srotoli ed era solo un asciugamano senza nulla dentro. Arrotolato. Però io avevo visto il bambino, no, l'abbiamo solo sentito. Vabbè, Esatto. me ne andrei nell'altra stanza. Sì, andiamo. È un Devo letto. parlare ancora con il fantasma di Clara. Ok. Le chiedo perché è qui se il suo corpo è stato sepolto altrove. Clara si volta verso di te, vedi le lacrime nei suoi occhi e ti fa cenno di no col capo, come dire che sbagli. Le chiedo, rincalzo e le chiedo allora perché la tua anima è ancora qui. Ti fa spallucce. Le chiedo se è stata vittima di un sacrificio. Abbassa il capo e dice no. Le chiedo se Walter è stato vittima di un sacrificio. E lei inizia a piangere. Senti un'emozione che ti investe. È come se tu fossi dotata di un'empatia straordinaria in questo momento. Senti il suo dolore. Questo dolore viene dall'insensatezza della follia umana perpetrata in questa casa. E Walter ne è stato coinvolto. Vabbè, apriamo l'altra porta. Apri Vedete che fuori c'è un balcone. il balcone. Un balcone esterno. Come potete notare, siete circondati dalla nebbia. Non si vede assolutamente niente. C'è una sola cosa che si vede da questo balcone attraverso le nebbie: la sagoma di Castel Ravenloft, il castello di Strahd. Ehi, ciao! Se gradisci i nostri contenuti, non dimenticare di iscriverti e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato, così da farci sentire il tuo sostegno. Per vedere in diretta le nostre sessioni, puoi seguirci anche su Twitch. E adesso siamo in game. Quindi ma- allo spirito non chiediamo più niente? Vorrei fare una Allora- domanda. Il sacrificio di Turel per riavere Walter
suppongo non sia andato bene. Le bambine sono ancora sopra? Ti facciano di sì col capo. Se le bambine sono ancora sopra, chi sono quelle che abbiamo visto sotto? Lei fa un gesto molto lento, quasi impercettibile. Si porta le braccia al petto. Anche tu percepisci una sorta di empatia straordinaria in quel momento. Avverti un senso di protezione da parte di Clara nei confronti delle bambine, come se ti stesse implorando di proteggerle. Le chiedo, i sacrifici dei quali abbiamo parlato finora sono stati fatti in questa casa o nel perimetro di questa casa comunque? La casa è nella casa. 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 Ragazzi? Perfetto. Clara. L'avete sentito anche voi? Clara, il Messia è ancora qui che ti osserva? A questa domanda lei rivolge uno sguardo verso la finestra. Esatto, il perché castello che si vede. Castello. È per via di Strad che non vuoi andare via da questo spazio, da questo mondo. Ti fa un cenno di sì col capo. Anche tu ogni notte partecipi alla marcia dei morti. Ti fa cenno di no col capo. Basta. Non può uscire. Clara, gli spettri che abbiamo visto sotto danzare erano membri della vostra famiglia? Ti fa un cenno di sì col capo. Tutti morti per la causa? Tutti... Non ti risponde. Volge lo sguardo da un'altra parte, come se non sapesse la risposta. Va bene, Andiamo signori, a vedere la magari potrebbe avere qualcosa da dirci più avanti o non avere più altro da dirci. Quindi direi di continuare con l'esplorazione di questo piano e poi andare... Clara avanzando scompare. dalle- Clara scompare. No, l'ultima domanda che volevo fare. Impossibile. Amon, dammi una mano. Ma che cazzo. Io Entri in questo piccolo deposito. Lungo le pareti di questa stanza sono allineati degli scaffali polverosi. Alcuni scaffali contengono lenzuola, coperte piegate e vecchie saponette. C'è una scopa tra le ragnatele. Ma c'è un'altra porta qua. Vedete il bagno. bagno. Questa stanza contiene una vasca di legno da bagno, una Bene. piccola stufa di ferro con un bollitore appoggiato sopra. Forse quasi quasi sembra un colpo di percezione, lo provo io, non si sa mai, esce fuori qualcosa di interesting. 15. C'è uno specchio consunto. Lo osservi e vedi il riflesso della stanza in cui ti trovi. È completamente bruciata. Ok. Crassus, vedi anche tu quello che vedo io? Non so se è qua. Sì, lo vede anche lui. Bene. Quindi potrebbe essere ciò che vediamo nello specchio lo stato reale della casa dove stiamo, dove ci troviamo in questo Camminando. momento. potrebbe essere. Bene. Andiamo in Apriamo? Sì. Apriamo. Porco Giuda. Siete Quanto all'interno erano kitsch? della stanza patronale. La polverosa stanza è avvolta da ragnatele. Le finestre sono coperte da tende color porpora. Gli arredi includono un letto, un baldacchino con tende ricamate e sottilissimi veli laceri. Ci sono un paio di armadi completamente vuoti, aperti. C'è un mobiletto provvisto di specchio con una cornice lignea su cui è appoggiato un portagioie. C'è un tavolo con due sedie, formano un piccolo salottino, anche questo avvolto da ragnatele. Sulla tovaglia impolverata sono appoggiate delle ciotole di porcellana vuote, una brocca abbinata e un piccolo cofanetto.
Posso guardare cosa c'è nel portagioie? Sul camino, quindi. Apri il portagioie, all'interno vedi intanto che il portagioie è in argento con una filigrana d'oro. Solo il portagioie potrebbe valere un bel po' di monete d'oro. Contiene 3 anelli d'oro, una sottile collana di platino con un ciondolo in topazio Grazie. raffigurante Opa. un mulino a vento. Prendo, butto in zainetto. Così? Beh, vabbè, ve lo dico, ma No, mentre ve dico lo così dico, ti butti dentro una cosa del genere, vabbè. metto solo in zaino, non indosso niente. Dici così male? Manco il topazio. Master, se posso io voglio prendere il No, cofanetto vabbè. che c'è sul tavolo lì in alto a destra e vedere cosa c'è dentro. Apri il cofanetto e all'interno trovi un mazzo di carte. C'è un foglietto sopra la prima carta. C'è scritto deck dell'illusione. Lo prendo, ovviamente il deck dell'illusione mi attira perché Oh, ce l'hai nell'inventario. lo ricollego direttamente all'Alt. Ditemi. Saliamo? Parliamo. Saranno. Questa sala Mhm. in cui vi trovate è una sala vuota, completamente ricoperta di polvere e di ragnatele. Poggio l'orecchio e cerco di origliare. Senti qualcosa? Sono delle vocine. Cosa? Proviamo? Andiamo. Questa stanza contiene una finestra murata fiancheggiata da 2 polverosi letti di legno a misura di bambino. A ridosso della porta si trova un baule di giocattoli con mulini a vento dipinti sui lati e una casa delle bambole che è una replica perfetta del tetro edificio in cui vi trovate. Al centro del pavimento giacciono 2 piccoli scheletri che indossano abiti laceri ma familiari. Il più piccolo dei 2 scheletri stringe una bambola di pezza che ricordate molto bene. Vorrei fare investigazione però sulla bambola per vedere se ha la stessa... Lo vedi direttamente, la bambola è identica a quella che abbracciava la piccola Tori fuori dalle porte della casa. Ci sono un mucchio di giocattoli di pezze e giocattoli di paglia, c'è questo orsacchiottone. Quello che attira di più la tua attenzione sono gli abiti logori dei 2 scheletri. Sono a fiorellini. E posso Io- provare a fare invece medicina per capire da quanto sono morte, tipo? Allora, gli scheletri ti danno l'impressione di essere di bambini morti probabilmente centinaia di anni fa. Crastus, ma vedi cosa c'è Sì. davanti a te? Una casetta. Sì, Dentro una casa. assomiglia anche alla casa dove siamo noi dentro. Proviamo ad aprirla. L'interno della casa delle bambole rispecchia in maniera fedelissima la casa in cui vi trovate adesso. Quindi ci sono anche sottopassaggi segnati. Fai un tiro di Passaggi. percezione. Ti serve un bel po' di tempo e iniziate a sentire delle vocine. Una di queste, più acuta, sorride e improvvisamente vedete apparire le 2 bambine. La più piccola, Tori, sta giocando con la bambola, mentre Rose in questo momento la sta osservando e stanno cantilenando qualcosa, una canzoncina. Alla fine siete riusciti ad entrare, bambina. Tori dice mentre sta giocando: noi siamo qui, siamo sempre state qui. E Rose, la più grande, ti guarda e ti dice: cosa stai facendo con la nostra casa delle bambole? E
Krastos, sei troppo concentrato in questo momento per darle retta e involontariamente clicchi qualcosa, un tasto sulla casa delle bambole. Tuc! E si apre una piccola porticina. La cosa ti incuriosisce, vai a guardare e riesci a trovare il sistema per scoprire tutte le porte segrete di tutta la casa. Oh. Sai che una di queste porte segrete si trova qui, in una stanza che, secondo la casa delle bambole, dovrebbe essere un deposito. Posso avvicinarmi alle bambine e mostrargli le 2 statuette che ho preso dal piano terra? Gliele mostri, ma le bambine sono completamente disinteressate. Rose addirittura dice: volete giocare con noi? Giocate con noi? Siete qui per Sì, questo? bambina. Ti posso chiedere chi ti ha regalato questa casetta? La mamma ci ha regalato questa casetta e invece Clara ci ha regalato questi bellissimi abiti e ti fanno un giro su loro stesse e ti mostrano gli abiti a fiorellini. Sono bellissimi, bambina. Vi voleva Sì. molto bene, Clara. Sì, tanto, noi vogliamo tanto bene a lei. L'avete vista? Dovrebbe giocare con noi fra poco. Tanto che l'aspetto. Beh, l'aspettiamo da un po'. Sì, siamo sempre chiusi qui. Ma a proposito di chiuse qui, come avete fatto a uscire se eravate chiuse in Uscire? questa stanza? Ma di che cosa stanno parlando, Rose? Non ne ho idea, Tori. Noi non siamo mai uscite da qui. Non ci avete mai visti a noi? È la prima volta che ci vedete? Beh, io non vi conosco. Siete qui per giocare con noi, giusto? Strano. Fuori di testa. Sì. A cosa Come giochiamo? volete giocare? Giochiamo, allora, Tori va a prendere l'orsetto che c'è nel baule e ve lo mostra. Vi dice: facciamo che io sono la creatura cattiva della casa e che vi devo combattere, vi devo uccidere e voi dovete uccidere me, perché solo così possiamo uscire da qui. Creatura cattiva? Com'è questa creatura cattiva, bambina? E Rose dice: non lo sa, non lo so neanche io in realtà, non l'abbiamo mai vista. Però ogni tanto vengono persone qui, un po' come voi, e cercano di ucciderla. E nessuno di loro è riuscito, nessuno di loro vuole mai giocare con noi. Sapete di chi sono questi scheletri a terra? No. La bambina Tori ti risponde, anzi no, ti risponde Rose, mentre Tori simula il mostro con il suo orsacchiotto. Fa "Ah!". Rose ti risponde e ti dice: sì, sono i nostri scheletri, noi siamo morte qui. Ricordi anche come? Sì, ci hanno rinchiuso in questa stanza e siamo morte di fame. Chi vi ha rinchiuso qui, i vostri genitori? Sì, la mamma, papà. E quindi non li avete mai più visti? Non voglio più parlare di queste cose. Giochiamo insieme oppure no? Giochiamo. Ok. Tori inizia a fare il verso del mostro. Ah, io sono il mostro. Ah. Sono l'Orgot. Sono l'Orgot. Ah. Grande Orgot. Rose si avvicina e fa: ti distruggo io l'Orgot. E Vai, simula continua. il gesto di una spada. Ma Tori la attacca, le getta addosso il pupazzo, e Rose simula la morte. Poi si alza e dice: adesso basta, io ti immolo, ti sacrifico e ti metto sull'altare. Vogliono farsi vedere da voi, si vedono che sono annoiatissime e che appena siete entrati l'unica cosa che vogliono fare è giocare. Ogni tanto Rose vi guarda, ma continua il suo gioco. Si spostano nella stanza, si mettono qui, simulano l'altare. E Rose fa per pugnalare Tori. Ah, per l'Orgot, per l'Orgot!
Scusatemi. Ma che cos'è? Rose, chi è l'Orgot? Di No. cosa state parlando? Fammi Stiamo- capire di più di questo gioco. Stiamo giocando, non volevi giocare anche tu? Sì, chi è anch'io allora? volevo giocare, Ok, però allora non- facciamo che tu sei una dei sacerdoti, una dei preti, mettiti lì. Anche voi, Va bene. voi siete tutti preti. Ce li avete i vostri medaglioni? Sì, certo allora che abbiamo sì. i medaglioni. Ok, allora mettetevi intorno a noi e fate finta di essere i preti. E adesso cominciate a urlare. Lui è l'antico, lui è la terra, lui è l'antico, lui è la terra. Loro si gasano, stanno giocando insieme a voi state giocando insieme a loro finalmente. La porta si chiude Che cazzo. e loro continuano a giocare e simulano continuamente un omicidio, un Ma sacrificio. l'avete visto? L'avete visto voi questo sacrificio? No, in realtà non l'abbiamo mai visto, l'abbiamo solo sentito. Sentito voi di presenza o sentito che qualcuno Beh, ne ha parlato? quando eravamo... Si avvicina a Rose. Quando eravamo vive. Scappavamo da questa stanza ogni tanto e entravamo nel deposito. E da lì riuscivamo a sentire delle voci che urlavano e dicevano questa cosa. Abbiamo capito di che cosa si trattava. E così una volta abbiamo provato a giocare. E quando abbiamo fatto questo gioco abbiamo visto che papà era orgoglioso di noi. E quindi abbiamo continuato. No, mi chiedi schizzati. Mi sembra giusto. Ci fate vedere questo posto. Non sappiamo E andiamo dov'è. No, il deposito. No, non usciamo da qui, continuiamo a giocare. Continuiamo a giocare fuori. Ma- No, restiamo qui, non voglio uscire. Bambina, guarda che torniamo, però noi dobbiamo uscire, dobbiamo spiegare delle cose, basta giocare. No, voi Abbiamo volete giocato abbandonarci, volete solo abbandonarci, non volete giocare con come, noi. no, come il pappagallo Coco. Che ne sapete del pappagallo Coco? Non c'è più. È rimasto in qualche stanza, appollaiato su qualche scheletro. Non sappiamo chi è Venite Coco. con me. Restate qui, giocate con noi. Si solleva un vento gelido. Restate qui. Ma io qua però posso provare a scassinare sta cazzo di serratura. Senti lo scatto della porta che si apre. Tic. E subito dopo si chiude di nuovo. E a quel suono Tori si arrabbia tantissimo. Non potete uscire. Tu allontanati da quella porta. Dovete giocare con noi. Non abbandonateci. Lucinda, mi fai una prova di costituzione. Vabbè, almeno a 5 sei arrivato. Rose scompare e vedete Lucinda andare in attacco epilettico tipo e continua a ripetere la casa è nella casa, la casa è nella casa, e i suoi occhi diventano bianchi e poi assumono un colore scuro, nero. Lucinda, sei posseduta dal fantasma di Rose. Hai la tua piena coscienza. L'unica cosa è che adesso hai un carattere un po' diverso. Ti piace essere al comando di tutto e di tutti e ti arrabbi quando le altre persone ti dicono che cosa devi fare. Tori, dov'è Rose? Giochiamo. Rust, chi ti ha detto di parlare? Tipo, mi giro per guardarla e noto che c'ha gli occhi... No, i suoi occhi Più sono scuri, più giusto? scuri, sì. Lucinda, Tori, davanti a te, è per te una figura importante. Vuoi proteggerla e vuoi darle retta. E Tori ti dice, Lucinda, giochiamo. Certo che giochiamo, Tori, subito giochiamo. A cosa E anche giochiamo? tutti voi sarebbe meglio che giocaste. Voglio prendere la bambola dal cumulo di scheletri. E vedi Tori che fa per prenderla. Non toccarla, quella è mia. Te la torno se fai quello che dico io.
No, ridammi la bambola. Non mi piace questo gioco. Me la metto dietro la schiena, non la puoi prendere. Ridammi le mie cose. Non puoi toccare le mie cose. Di attori di uscire da Lucinda. No! E io ti torno la bambola. No! Ridammi la bambola! Io prendo l'ascia. Con una prova di persuasione riesco a fargli cambiare il culo. No, forse la convince ancora di più. Si Provo mette- io. Provo io. Si Sì, va spaventa, bene, si quello- spaventa da grasso, si mette a piangere. Ah, ridammi la bambola. Grasso, non farla piangere, povera, ma perché ce l'avete con questa bambina? Lucinda, Lucinda, fagli del male. ripigliati Lucinda invece di sparare minchiate. Fagli del male. Adesso. Che cazzo devo fare? Devo farvi male, ragazzi. Smettetela immediatamente, oppure romperò la bambola e smetteremo immediatamente di giocare con voi. Allora, lo faccio io un tiro in intimidazione. Tori si mette a piangere spaventatissima dal tiefling. Si inginocchia e inizia a piangere. E Lucinda viene liberata. E Rose si accosta a lei con aria colpevole. Ti dice scusa. Ora aprite la porta. Non rompere la bambola però. No. Quindi non volete Stiamo giocare con scherzando. noi? Dopo, ora aprite la porta. Vogliamo giocare con voi, ma non a riti satanici di alcun tipo. A nascondino. Va bene. Poi vi nascondete. Però E vogliamo... fateci una promessa. Noi vorremmo riposare in pace. Se magari ce lo lasciate fare di risolvere questo problema anziché rompere i coglioni. Scusate. Non vogliamo rompere i coglioni. Voi ci abbandonate appena uscite da qui. Lo Ma sappiamo. non vi stiamo abbandonando, vogliamo andare a distruggere il mostro. Mi lasci andare a distruggere il mostro. Noi Fidati. vogliamo portarvi con noi. No, gli chiedo dove vogliono essere seppellite. Insieme a tutti gli altri. A mamma, quali a Dove sono papà, seppelliti tutti gli altri? insieme a Walter. E dove? Dove? Non lo so. Insieme a loro. La porta si apre e adesso si spalanca. Ce li possiamo mettere adesso gli In scheletri tasca. nello zaino? Nell'armadio, Angelo, sì. mettiamoci gli scheletri nell'armadio. No, così ce li portiamo e poi li seppelliamo una volta che stiamo usciti. Ok. Vale. Lo zaino! Vedete il paladino prendere gli scheletri, che ovviamente buona parte di questi si rompono, però riesce a Vabbè, metterne quello una buona è parte rimane. all'interno dello zaino. sì. Andiamo, c'è una stanza segreta qua da queste parti. Andiamo a vedere. Apri sta porta. Vai, vai. Questa stanza polverosa è piena di vecchi arredi, sedie, appendiabili, specchi, manichini e cose simili. Sono tutti coperti da lenzuola bianche impolverate. Vicino a una stufa di ferro, sotto uno dei lenzuoli, c'è un baule di legno aperto, contenente i resti scheletrici della bambinaia di famiglia, avvolti in un lenzuolo lacero macchiato di sangue secco. Fanno andare alla nostra di seppelliti. No, infatti era triste, Clara. Io l'avevo capito che era morta qua. Io prendo i suoi resti e li metto insieme a quelli delle bambine e me li porto con me. Ok. Scusa, giorno 21 di Fivral 350. Clara è morta. L'ho fatta seppellire al cimitero assieme alle sue cose. Mhm. Non possiamo- Però i cadaveri li ritiravano fuori per fare per estrarre gli organi. Pensi che sia stata utilizzata per questo? Io ne No, sono lei ha più che detto di sicuro. no. Lei ha detto di no, che non partecipava a questi esperimenti, anzi diceva che non ne sapeva niente. Non partecipava Esatto. lei, ammazzano il suo corpo, però sì. Ehi, Rileggi e rileggi quella parte del diario, o comunque ci rifletti sopra. Ti viene in mente ti viene in mente più che altro come è stata scritta quella frase. Come se Gustav Darst
avesse affidato a qualcuno di seppellire Clara. L'ho fatta seppellire al cimitero, sì. Qualcuno che non l'ha seppellita. Faccio investigazione nella stanza e faccio schifo. L'unico elemento del gruppo che sa riconoscere qualcosa di importante all'interno di questa stanza è Krastos, che sa dove andare e sa cosa aprire. Passaggio segreto. Ci sono Che cos'è una botola? delle scale all'interno di questa piccola stanzetta, delle scale molto molto ripide che scendono giù. Sotto questo palo non c'è niente? Mobile? Lo tiri via? Sì. Lo tiri via Dove è e comparso? vedi che sotto c'è un portagioie molto grande, aperto, cioè è socchiuso. Lo apri e dentro non c'è niente. Accanto al portagioie c'è una palla di neve impolverata. La cosa curiosa è che all'interno di sta palla di neve c'è la casa in cui siete, cioè proprio il modellino piccolissimo della casa in cui vi trovate. La casa nella casa? Esatto. La posso provare ad agitare? Sì, la agiti e non succede niente. Ok. Vabbè. Io voglio fare percezione su questa miniatura, per vedere se è una miniatura o per esempio ha, che so, le luci accese dietro le finestre, o sembra proprio una vera casa, cioè una vera casa. Allora, la guardi e vedi che praticamente è identica, l'esterno è identico alla casa in cui siete entrati, il giardino, il cancello, è tutto perfetto. La casa è piccolissima, però riesci a scorgere le luci al suo interno. La portiamo. Andiamo giù, Andiamo. tutti giù. Andiamo a fare questo sacrificio, sacrilego. Ok, Che si vede? dalla chat Quanto si mi vede. sa di Ok. trappole tipo nascoste Esatto. questo corridoio. Ma tipo la ladra le può individuare le trappole nascoste? Appena scendete, arrivate in questo stretto corridoio, questo stretto tunnel, sentite una cantilena spettrale inquietante, incessante. È impossibile da capire da dove provenga questo suono e non riuscite neanche a distinguere esattamente le parole. Davanti ad Atros si vede un'apertura, un piccolo corridoio con due uscite ai lati, una qua e una qua. Quello che vedete è questo, una piccola cripta con all'interno delle bare. La stessa cosa si ripete anche qui davanti a Lucinda, quindi vede queste due aperture e all'interno ci sono delle bare. La differenza è che Atros vede una delle due bare fuori, Aprirsi. no, a terra, per terra. La bara che è a terra è vuota. Vedi che comunque sul muretto, incastonate sul muretto, ci sono delle targhette dorate con sopra scritte dei nomi. Posso avvicinare il personaggio? Sì. L'astra di questa è senza incisioni, mentre Ok. di questa è inciso il nome Walter Darst e la cripta è vuota. Non c'è niente. Non vedo nulla dentro la bara. Arrivano dei ratti, Madonna. si avvicinano, escono fuori dalla loro tana e tira iniziativa.
Lo sciame di Io ratti subito. inizia ad investirti. Utilizzo immediatamente intimorire infernale se mi colpiscono, Fallito. però non mi colpiscono. Cazzo, non mi posso spostare. Vabbè, allora prendiamoli di mira. Porca gnocca. 9. Fallito. Voglio entrare in combattimento. Quel Ok. punto deve essere tuo. Prossimo turno, iniziano i ratti, continuano a riempirlo di morsi. Vedete questo sciame di ratti che sale sulle gambe del vostro compagno e pian piano risalgono fino al corpo, ma non gli fanno molto danno, quindi E niente, poi scendono di nuovo alla caviglia. tocca ad Atros. Presi. 12 danni. Rust. Beh, Praticamente Miro- vedi sì che ne distruggi la metà, proprio la metà esatta. Perfetto. Preso. Ammazzato. E squarti Sono l'altra morti. metà, stando molto attento a non, Siete capiti a non tutti. colpire il tuo compagno. Mezzo punto. Sì, Grazie, sono Rassi. sicuro. Ora sono tipo 2000 600 esperienze. Yeah! Game Master! Hai abbastanza PE per salire di livello. Feredi, vuoi fare qualcosa? Sì, certo, vorrei fare percezione tutto sto corridoio, vedere che vedo. Percepiamo. dove è il tavolo. Allora, vedi degli piccoli alloggi, c'è un tavolo di legno, 4 sedie. A ovest della stanza si trovano 4 alcove contenenti giacigli di paglia ammuffiti. Ma continua la stanza tipo qui sotto? Continua la Sì, stanza di sotto. decisamente. Più ti addentri, più senti la cantilena inquietante, sempre più vicino. Ragazzi! Posso fare percezione nella stanza in cui sono? Dove Sì. ci sono questi loculi? Ci sono 2 cripte. Vedi che una sulla lastra di una, cioè per l'esattezza di questa, vedi che sulla lastra di pietra è inciso il nome di Rosvalda Darst. La cripta contiene una bara vuota posta su un sarcofago di pietra. Invece sulla tua parte sinistra, cioè sulla parte destra, questa qui insomma, c'è la lastra di pietra dove c'è inciso il nome di La Toribolt bambina. Darst, che sarebbe Tori, la bambina. L'altra bambina. Anche qui vedi che Oh, la perché cripta la devo contiene seppellire qua? una bara completamente vuota anche qui dentro. La devo seppellire qua dentro secondo voi? Non c'è Questa nessuno è insieme a te. la loro volontà. Io lascio fare a te, non c'è nessuno insieme a te, sei da solo. Tutti gli altri stanno girando Hanno per i cazzi chiesto loro effettivamente di senza trovare dirmi il niente, riposo. fra l'altro attivando 1000 trappole siete già morti, ve lo dico. Cioè, a me non me ne frega un cazzo, io ve l'ho detto all'inizio, vi ho detto se vi spostate me lo dovete dire. Quante trappole ho attivato? Quanti danni mi sono preso? Tutte, le avete attivate Perfetto. tutte. Tutte quante. Perfetto. Abbiamo attivate tutte. Tutte. Tirate iniziativa. Quello che succede è la seguente cosa. Mentre Krastos stava analizzando le cripte di famiglia e stava riflettendo su cosa fare, tutti gli altri avventurieri hanno pensato bene di andare in giro per il dungeon. Hanno attivato delle trappole che hanno allarmato tutte le creature all'interno del dungeon. Queste si sono risvegliate e adesso le stanno cacciando. Peccato, sono l'ultimo. Inizia Sono l'ultimo degli Lucinda. ultimi. Allora, Lucinda, quello che vedi è questo. Davanti a te c'è una enorme creatura che si è appena risvegliata dal suo sonno. Ha dei lunghissimi tentacoli, assomiglia a un serpentone con il becco di un pappagallo, se vogliamo. I suoi tentacoli stanno oscillando all'esterno e schizzano verso di te con una rapidità innaturale. Va Cosa bene, fai? mi avvicino, attacco furtivo.
Oh. Posso... Scusa, rispondo ad Alice. Posso ignorare una cosa del genere? Cioè... Come faccio a ignorare un'azione simile? Dai. Hai fatto 12. Mancato. Azione scaltra, un passo, anche 2. Feredir. Tu ne hai 2. Sì. Allora, ovviamente attacco questo con l'arco. 19. Preso. Danni. Aspetta. Attiva Infatti. l'abilità, bravo. Attivo marchio del cacciatore perché è un'azione bonus. Allora, vado di damage dell'arco lungo 6 e vado di danni del marchio 7. danni Ok. totali. Goal. Il goal ovviamente impazzito, senza coscienza, si volta e attacca subito Amon. Però Fallisce. cade. Fallisce. Tocca al prossimo goal. Eccolo qua. Infuriato, scatta, sale sulla schiena di un goal, se ne fotte, va avanti e becca il primo che si trova. E va subito di artiglio. 19, preso. Vado con i danni. 8 danni. Tocca al prossimo goal, immagino, no? Va verso Lucinda. Si ferma qui. La mira. Anche lui scatta, gli salta addosso e va di morso. 10. Fallito. Vado con Atros. Tocca a te, Atros. Preso, ovviamente. 13 danni. 13. Anche questo. E va addosso a... Sì, uguale. Va addosso a Rust. Con un morso. 12 danni. Porca mignotta. Vado sull'altro goal. Va dritto addosso a Feredir e va di morso. Ho detto. Bello. Mancato. Mazza, oh. L'ultimo goal, prima di Amon, si volta verso Atros e attacca con un morso. Mancato? Sì, penso di sì. Mhm. Amon. Sì, mancato. Sussurri dissonanti contro il gol che ho davanti a me. Devi fare un tiro salvezza in saggezza, Lambo, col gol. Yes. Se superi 12 prendi solo metà dei danni, se fai meno di 12 ti becchi 3 di 6 danni. Superato. Eccola. Perfetto. Quindi metà dei danni sono 4. 1, 2, 3, 4. Tocca a questa creatura qua. Cos'è questa merda? Chiamasi Grick. Scivola fuori dal suo antro. La vedete. È orripilante. Mira Lucinda e va a attaccarla con i suoi tentacoli rapidissimi che scattano lesti contro di lei. E la prendono? Sì. 11. E a meno 1. 6 a meno 1. Siamo messi male. Non lo vedete, Ragazzi, vi non lo spostate, sentite, dai. ma qualcosa si sta muovendo in un altro antro della sala. Tocca a Rust. Sì, come azione bonus tu usi recuperare energia. E quindi che cazzo devo fare? Provo a prendere questo che è il più... Vabbè, ma non penso che ci sia molto da fare. Bisogna Togli solo certo. attaccare, non c'è nient'altro da fare. Sì. Non mi posso togliere perché qualsiasi movimento faccio, Angelo, do almeno 2 attacchi d'opportunità. Ti puoi disimpegnare con un'azione completa. Ti togli insieme ti carichi Lucinda, ti sposti da qualche No, parte ti carichi al sicuro e io Lucinda, faccio il suo. non può essere fatto. No, non puoi. No. O si carica Lucinda e poi usa l'azione completa e si sposta al prossimo turno. Oppure se ne va con un'azione completa. Oppure Cioè, sì, tanto io, l'azione completa il fatto mi che tu ti porti disingaggio. Lucinda sulla spalla
Io te la faccio considerare come un'azione di movimento, non come un'azione di abilità, di forza. Quindi praticamente fai la tua azione di movimento, ti prendi Lucinda e attacchi. Sì, però non mi... Ah, vabbè, ma come attacco? Attacco Tu lascia. male. Attacchi, normale. Posso provare a fare così intanto. Dai, va bene. Prendi Lucinda tra le su spalle. E... Miro su questo. Ok. 14. Preso. Danni. 12. Uso azione impetuosa. Ok. Con azione impetuosa puoi usare un'azione in più oltre alla tua azione normale, certo. Attacco. E quindi, scusami, è un'azione completa nuova che c'ho. No, effettivamente non c'è scritto che riguarda l'attacco. In effetti. No, è un'azione in più. È un'azione in più, quindi Questa puoi azione usarla come completa vuoi. per sganciarmi. Sì. Io scenderei verso sotto. Quindi Lucinda viene Quindi con te. questa è la mia azione. Ok. Passo il turno. Tocca a Krastos. Vabbè, intanto cerco di attaccarli tutti e 4, bruciandoli in un modo letale. Ne becchi 2, faccio il tiro salvezza con entrambi. Fallito e fallito, quindi puoi fare i danni. Che erano Sono questi qua, 6. 6. Vedi che praticamente il Greek si contorce su se stesso dopo il tuo attacco di fuoco. Non gli Finisce piace il fuoco a quell'animale. Il primo turno è fine sessione.